parla di due sentimenti molto diversi. Sicuramente la questione della vergogna, del pudore, cioè tutti quei sentimenti che riguardano la sfera dell'esposizione della propria corporeità o anche dell'esposizione delle proprie reazioni di fronte alla pornografia, entrano sicuramente in una dinamica della fruizione. Consumare pornografia, ad esempio, a 2, a 3, più soggetti, implica necessariamente il sentimento della vergogna, in quanto necessariamente la nostra reazione di eccitazione si troverà a doversi confrontare con l'altro. Non a caso la pornografia spesso è un consumo singolo, privato, laddove non c'è un occhio terzo che introduce il sentimento inevitabilmente della vergogna. Quindi se la questione è la vergogna può essere un freno alla pornografia, necessariamente sì, nella misura in cui ipotizziamo un terzo che guarda, un terzo che ci può vedere, un altro che ci può scoprire, e quindi in qualche modo veniamo colti in fallo rispetto a quelle che sono la nostra sfera politica. Riguardo alla questione della gelosia, qui entra una tutt'altra questione. La fruizione della pornografia in qualche modo può essere assimilata a un atto sessuale. Il rapporto con la fantasia che si trova incarnata nella fiction pornografica può destare in un altro gelosia, in quanto il rapporto di fruizione in quanto sembra essere la consumazione di un rapporto con un'immagine, un'icona. Bene, con la pornografia questo può assolutamente accadere, nella misura in cui ci troviamo di fronte a una fruizione carnale, dove lo schermo non separa più mai nettamente l'immagine dal fruitore, lo schermo non scherma, non protegge, l'immagine esce fuori e quindi in qualche modo c'è un contatto carnale con l'immagine. Se dovessimo usare un'immagine pop per definire il rapporto con l'immagine pornografica, viene in mente una scena di Fantozzi che a notte fonda di fronte al televisore lo abbraccia. Ecco, questa immagine, se è comica, però ci dice qualcosa di un rapporto molto intimo con l'immagine, quindi inevitabilmente può suscitare, non è semplicemente una fantasia, una sorta di gelosia. Sicuramente un rapporto diverso con la pornografia è una questione di decostruzione di un certo orizzonte culturale e simbolico, che per una serie di ragioni ha sempre vissuto la pornografia come qualcosa di pericoloso, di dannoso, come una degenerazione del rapporto sessuale. Tutto questo naturalmente crea uno stigma verso chi consuma pornografia e uno stigma sull'oggetto stesso. Non a caso la stessa circolazione della pornografia nello spazio della società è sempre stata relegata in circuiti a parte e separati. Oggi la diffusione di massa tramite le nuove tecnologie sicuramente cambia anche il rapporto dei soggetti con la pornografia, perché cambia il rapporto con la cultura. Nel momento in cui la pornografia è lo spettro che assilla qualsiasi schermo, dal telefono cellulare al computer al televisore, evidentemente questo tipo di diffusione di massa che fa della pornografia una delle forme della cultura pop va a decostruire quegli orizzonti simbolici che l'avevano contenuta come un aspetto negativo della società. In questo influisce anche il rapporto, soprattutto in Italia, ad esempio con la Chiesa Cattolica. Il rapporto tra l'Italia e la pornografia è un rapporto molto particolare perché il peso del cattolicesimo è stato molto forte in Italia, diverso ad esempio il rapporto che ha la pornografia con l'ambito culturale, ad esempio della Francia, dove si parla di pornografia nello spazio pubblico in maniera diversa e puoi entrare nelle università a parlare di questo. Sicuramente però nei prossimi anni l'accelerazione di trasformazione sarà sempre più veloce. La pornografia ormai è sempre di più un argomento che può arrivare in televisione senza destare scandalo. Quale utilità ci sia rispetto a sentimenti come pudore, vergogna, gelosia del consumo della pornografia, questo è una questione davvero di cui dovrebbe occuparsi un psicologo o un sociologo. Tuttavia possiamo dire in generale che una circolazione di massa della pornografia abbassa le soglie, ad esempio, di sentimenti come pudore, la vergogna, che sono legati a
un certo contesto culturale. Oggi questo tipo di sentimenti sono radicalmente diversi da quelli che erano vissuti negli anni 60 o 70, sempre per rimanere all'Italia, dove la pornografia era sì consumata, ma era un consumo di nicchia maschile. Oggi è un consumo di massa, anche femminile, quindi evidentemente questo tipo di sentimenti, come anche altri, per alcuni è qualcosa di negativo, ma io non penso assolutamente così, oggi hanno subito una svalorizzazione, potremmo dire in termini iniziali che questi, cambiando da valore ai sentimenti, questi sentimenti si sono svalutati. Per quanto riguarda la gelosia invece assolutamente no, questo è un sentimento che ha un aspetto culturale, però è legato davvero alla psicologia del singolo, quindi su questo io davvero non saprei cosa aggiungere. Facebook, come altri network, sono liberi di censurare nella misura in cui non precludono altre modalità di circolazione. Io credo evidentemente che ci debba essere il massimo di libertà, tuttavia non possiamo pensare che tutti i format debbano prevedere il massimo di circolazione rispetto a tematiche come la pornografia. Tanto più che in rete oggi la fruizione e la circolazione non si può dire in nessun modo che sia censurata negli spazi democratici. Quindi io starei attento a fare battaglie perché in Facebook possa circolare in qualche modo la pornografia. È uno spazio specifico che ha una declinazione differente. Io ne preserverei la specificità. Se uno accetta di fare un concorso come Miss Italia, ne accetta anche il regolamento e può starci tranquillamente che questo tipo di regolamento preveda che chi ha fatto porno non possa fare Miss Italia. La questione non è che tutti gli ambiti debbano prevedere la possibilità di tollerare e legittimare il porno. La questione nello spazio pubblico è che ci sia il diritto di fruizione e di produzione. Il resto dipende dalle trasformazioni della società, dalle richieste, ma Miss Italia in sé non è, credo, un format che debba servire da esempio né in un modo né nell'altro. Evidentemente se qualcuno pensa di fare diventare Miss Italia la lezione morale per le italiane è ridicolo, ma in sé, siccome non funziona assolutamente così, io non vedo nessun tipo di problema in questo. È anche legato al fatto che dal punto di vista della produzione culturale Miss Italia è una di quelle formule che ormai non sembrano neanche avere più senso, appartengono davvero a un passato di una TV generalista che ormai è morta, quindi se Miss Italia non può partecipare chi non fa porno, tanto peggio per Miss Italia. È possibile che all'interno della pornografia ci sia un atto d'amore, nel senso che ci sia un rapporto tra due persone che si amano. Rocco Siffredi ha recitato con quella che poi diventerà sua moglie, però detto questo lo dicono gli stessi attori, il set pornografico è un set dove si lavora, quindi tutto quello che fa parte di vita sentimentale ma anche dello stesso piacere della vita sessuale non fa parte del set, dove gli attori recitano e mettono in scena nella fiction il reale dell'atto sessuale, senza per questo mettere dentro sentimenti, emozioni eccetera, a meno che questi non siano funzionali a quel tipo di messa in scena.